Buongiorno, benvenuti di nuovo sul canale. Io sono Rossella, fondatrice di Going Expert e oggi con me c'è Francesca. Ciao Francesca, Ciao Rossella, ciao a tutti. come stai? Bene, grazie. Bene, oggi con Francesca facciamo un video un po' diverso, infatti questa intervista non è per raccontare un'esperienza expat, ma per raccontare un'esperienza di evoluzione lavorativa da sales manager a coach e quindi parleremo un po' di che cos'è il coaching, perché un manager, un team member, chiunque potrebbe avere dei vantaggi a rivolgersi a un business coach e appunto definiamo un pochettino meglio cos'è il coach, anche perché insomma online si sentono tante cose che sono un po' confusionarie, tanta gente si spaccia per non essendo certificato e quindi insomma facciamo un po' di chiarezza. Prima di andare nel dettaglio di che cos'è il coaching e cosa fa un business coach, Francesca, raccontaci un po' di te. Allora, cosa ti racconto Rossella? Ti racconto che ho iniziato questa nuova carriera, come tu hai già detto, appena un anno fa in realtà, quindi un anno fa ho deciso di buttarmi nel vuoto e ho deciso di diventare coach full time. Ma come sono arrivata qui? Innanzitutto ho, diciamo, una carriera alle spalle di quasi 13 anni nelle multinazionali e sono stata manager di varie tipologie di team, sempre nel sales, ed è lì in azienda che ho conosciuto un po' il coaching, quindi ho fatto primi corsi per approcciarmi al mio team appunto con questo metodo. Mhm. Successivamente, proprio perché l'ho conosciuto e mi ha entusiasmato, ho iniziato a fare dei miei corsi per conto mio, mi sono certificata, quindi adesso sono una coach ICF, che è l'International Coaching Federation, che è appunto una delle strutture, delle organizzazioni internazionali basata negli Stati Uniti più importanti nel mondo. Mhm. Non Esatto. esiste un vero e proprio albo, quindi come dicevi tu, effettivamente ci sono tanti tipi di coach, non tutti hanno le certificazioni, è un po' un mondo in questo momento ancora un po' fumoso, ma io sono molto ottimista perché questo mondo appunto nasce negli Stati Uniti, lì è molto strutturato, molto organizzato, è una professione molto riconosciuta e quindi Mhm. credo che anche in Europa e in Italia si diffonderà in questo modo. Esatto, incrociamo le dita, esatto, anche perché è importante poi fare chiarezza su che cosa sia un coach, che cosa Mm. può fare e come può aiutare, è veramente importante. Quindi se magari poi ci si affida alla persona sbagliata non si hanno risultati e questo va a discapito poi di un'intera classe lavorativa che invece si sta impegnando, si è impegnata e ha studiato per essere certificata e appunto supportare con il coaching diverse professioni. Ed è proprio questo il punto. Perché si va dal coach? Vado da un coach se voglio affrontare un cambiamento, se Mhm, ho bisogno, sento il bisogno di un supporto per prendere una decisione, ad esempio. Voglio cambiare qualcosa della mia vita, voglio migliorare le mie performance, che possono essere lavorative o anche di qualità della vita, non per forza mhm, sul lavoro. E quindi il coach ti aiuta, nel senso che diventa un tuo pari, un tuo supporto. Ecco, il coach non è uno psicologo, non è un counselor, quindi non dà mhm, suggerimenti in teoria, ma attraverso l'ascolto ti aiuta a tirar fuori tutte quelle che sono già le tue esigenze, le tue opportunità, i motivi, le motivazioni per cui tu vuoi fare questo cambiamento, vuoi prendere questa decisione. Quindi si parte un po' da lì. mhm. Ok, E ok. quello che dico sempre è che io ascoltando, assorbo tutto quello che mi dice il cliente e poi lo sbobbino, cioè glielo restituisco in altre parole, usando la parafrasi e gli faccio vedere anche l'altra faccia della medaglia, magari.
Certo, assolutamente sì. E hai toccato due punti molto molto interessanti che vorrei approfondire. Uno è proprio questo, no? Comunque la capacità, le tecniche di ascolto che chiaramente hai dovuto imparare, migliorare, un po' ovviamente con 13 anni di esperienza lavorativa in ambito internazionale, in tante aziende internazionali. Io e te siamo state colleghe, tu sei stata mia manager anche, quindi insomma sappiamo di cosa stiamo parlando. E poi ovviamente l'evoluzione, diciamo, tua lavorativa o il cambiamento lavorativo lavorando come coach. Sicuramente hai imparato tante tecniche e, e queste tecniche poi alla fine fanno proprio la differenza, no? Tra un coach e il parlare magari con un qualsiasi altro manager, un pari, un amico e cercare un confronto, comunque cercare una soluzione. Un qualsiasi altro manager, un pari, un amico è cercare un confronto, comunque cercare una soluzione. La preparazione alle spalle la preparazione e quindi la conoscenza delle tecniche alle spalle è assolutamente importante. Quello che si dice spesso del coaching è che non si danno risposte, ma si fa in modo che sia poi la persona con la quale parli che trovi le risposte in sé. Però, perché questa cosa viene poco percepita, secondo te? Appunto, chiunque fa una lista di domande ad una persona e pensa di stare facendo coaching. Secondo te perché non c'è una buona percezione del fatto che ci siano delle tecniche di conoscenza, di studio dietro un coach? Un po' perché secondo me non c'è conoscenza di questo ruolo, quindi non si Mm, sa bene che cosa fa il coach. Per cui, appunto, noi, soprattutto magari parlo dell'Italia, perché è mhm, il mio mondo, noi sappiamo, abbiamo chiaro cosa fa uno psicologo, possiamo anche capire cos'è un consulente, ma con un coach non ci abbiamo mai parlato, non lo sappiamo che cos'è. mhm, E in effetti poi è una sorpresa. Io stessa, per esempio, ho avuto dei coach in passato. Quando l'ho avuto per la prima volta, cioè il mio pensiero mm. è stato: voglio un coach sul comodino tutte le mattine. Perché è un approccio talmente nuovo che è Mhm, difficilmente comprensibile. Però, ok. come dici tu, è molto diverso da avere qualcuno, un amico che ti dà i suoi consigli, perché il coach è anche qualcuno che non conosce il tuo mondo. Questo è anche un punto di forza. Non per Esatto. forza viene dal tuo settore, non per forza conosce la tua realtà e anzi, questo proprio l'aiuta ad avere una certa oggettività, ad essere appunto il punto di vista esterno che a volte serve. Assolutamente sì, sì, esatto. E credo sia anche molto importante che non si sappia prima il mondo della persona con Mm. la quale si parla, no? Per evitare comunque bias, preconcetti, non si sa niente, cioè si conosce quella persona e si fa riferimento a quello che la persona sta dicendo per poter poi scavare e trovare le soluzioni. L'altro punto che hai nominato era proprio il discorso di aiutare magari i manager a capire che cosa non funziona nel loro team, giusto? Sì. Quindi perché magari il team non si prende le responsabilità, che cosa posso fare per far sì che siano più proattivi o più motivati? Credo siano anche queste alcune delle domande che ti fanno. Sì, principalmente sono queste le motivazioni, che spingono i leader, i manager a venire a parlare con me, soprattutto appunto gestione del team, un nuovo team che magari del quale non si ha fiducia, Mm, oppure un team che non si prende le responsabilità e quindi le sessioni magari partono con il team non fa niente se non lo controllo io, se non ci ok. sono io a fare, a dire quello che bisogna fare. Eh, Mhm, mh, quindi questo è un tema ricorrente. Io faccio anche team coaching, tra l'altro, quindi a volte riunisco proprio i team per lavorare su queste cose. ok. Però il tema ricorrente c'è perché effettivamente è un approccio che è quasi normale di chi sa fare bene il proprio lavoro e non ha subito fiducia negli altri. Mhm, Spesso io ho anche dei piccoli imprenditori che magari mhm. sono bravissimi nel loro lavoro perché magari hanno messo su un'azienda sul loro know-how, però poi fanno difficoltà a delegare o a trovare
dei team, delle persone con i quali riescano a lavorare insieme, Mhm. in sinergia. Sì. Sì, perché comunque una cosa è essere capaci di creare qualcosa di tuo e di fare il tuo lavoro benissimo, perfettamente, in maniera eccellente. Una cosa è poi gestire quel lavoro, quella tua conoscenza, quelle tue capacità insieme ad altre persone. Ci vuole tanta fiducia, ci vuole appunto la capacità di delegare anche e non fare tutto da soli, capacità comunicativa, ci sono tantissime cose che vanno in mezzo e fanno la differenza. Infatti, credo che non tutti possano fare i manager, proprio per questo motivo, non è una critica, no? Però bisogna anche non soltanto avere le tecniche, ma una capacità comunicativa comunque diversa o la volontà di... Come dici tu, la capacità di sviluppare ci può essere, perché alla fine si parla di competenze, però comunque bisogna partire da una consapevolezza, no, di quello che si sta sbagliando o comunque di quello che si potrebbe fare di diverso. E non tutte le aziende magari ci vogliono lavorare su queste cose. Se io alle spalle ho un'azienda che mi aiuta e mi spinge a dare dei feedback, a ricevere dei feedback e mi dice che devo lavorare in un certo modo, allora magari sono autocritico e riesco a cambiare il mio modo di lavorare, altrimenti no, ma non tutte le aziende hanno questa cultura. È vero. E proprio a proposito di questo, secondo te questa mancanza, no, di cultura anche del feedback, di cultura del coaching e quindi poi gli errori che anche i manager eventualmente fanno, i piccoli imprenditori nello scegliere il proprio team, eccetera, è dovuta più a una diversa cultura del lavoro dal punto di vista generazionale, quindi magari c'è un gap generazionale e quindi una cultura del lavoro diversa? In altri casi, come per esempio nel mio, può essere anche una diversa cultura del lavoro dovuta a esperienze all'estero o comunque essersi spostati, aver lavorato per diversi tipi di aziende, di attività, mancanza di cultura, Organizzativa. cultura organizzativa, conoscenza, sì, dell'intelligenza emotiva, o quali sono secondo te gli errori e le motivazioni più importanti per le quali poi ci si ritrova a dover andare da un coach e cambiare un po' il proprio atteggiamento? Allora, secondo me le motivazioni possono essere molteplici. Quello che vedo è spesso non c'è cultura in azienda e l'azienda è molto orientata al business e Mhm. quindi tutto ciò che non è business viene dopo. Ok. E questo è uno degli elementi principali. L'altro è quello che hai citato tu della differenza generazionale, secondo me. Quindi le nuove generazioni sono molto più sensibili a determinati temi e non Mhm. ritrovano dall'altra parte una risposta o comunque un'apertura ad un approccio alle persone con più sensibilità, ecco. Quindi questo è un altro elemento secondo me molto importante. Assolutamente sì, e appunto come anticipavo, magari in alcuni casi ci può essere anche una differenza di aspettative del mercato del lavoro, della cultura lavorativa. È un gap che esiste sia tra Italia e estero, però anche tra estero e estero, nel senso adesso noi magari facciamo riferimento all'Italia perché chiaramente tu lavori in quel mondo, io sono italiana, ho lavorato in quel mondo per tanto tempo. Però a volte esiste anche tra nord e sud e proprio la cultura del lavoro viene concepita in maniera diversa. Probabilmente anche col cambiamento generazionale anche quella viene gestita in maniera diversa, però la cultura del lavoro deve sempre tenere in considerazione, a mio avviso e sulla base della mia esperienza, anche della cultura, del background delle persone che formano il team. Se comunque si ha in team, e qui correggimi se sbaglio, facendo anche tu team coaching probabilmente te ne sei accorta, c'è comunque, poi lo sai, c'è comunque una differenza di comunicazione, di metodologia, modo di comunicare dovuto all'età, dovuto alla provenienza, che possa essere la stessa provenienza ma di regioni magari diverse, o addirittura se appunto si parla magari di persone che hanno avuto un'esperienza all'estero o che sono straniere. Ogni paese ha una cultura del lavoro distinta. Se io penso al paragone fra Italia e Olanda, la cultura del lavoro in Olanda è molto più ehm, rigida da un certo punto di vista, nel senso questi sono gli orari, non vai fuori. E questo non è soltanto il capo a dirlo, ma sei anche tu a dirlo al capo. Quindi questo non fa parte di quello che è la mia descrizione del lavoro, quindi cerchiamo di capire per quale motivo io dovrei farlo.
c'è una cultura molto più aperta, è vero che la gerarchia esiste, ma è molto più appiattita Mm. rispetto a quello che, quantomeno per la mia esperienza, io ho vissuto in Italia, dove invece la gerarchia è molto più sentita, c'è molta più distanza fra il capo e il resto del team e magari non c'è da un punto di vista di approccio iniziale, quindi ormai ci si chiama tutti per nome, non c'è il lei più, per fortuna, se non in determinati ambiti probabilmente. Non ti credere. Magari in determinati ambiti ancora questa cosa esiste, esatto. Forse, vabbè, avendo lavorato io in Italia per lo più in aziende internazionali è chiaramente diverso, c'è un approccio diverso. Però è anche vero che poi anche lì dove hai un approccio più confidenziale, nel momento in cui tu da team member vai a dire no, questa cosa non mi sta bene, non sei ben visto. Mentre invece in un contesto estero questa cosa è possibile in maniera professionale, chiaramente, con Certo. determinati limiti, eccetera, ma è molto più facile. Questo sicuramente crea delle problematiche in un team se il leader non è a conoscenza di queste differenze nell'approcciarsi alla cultura del lavoro, in termini di comunicazione, in termini di tempi. Sono le 5 del pomeriggio, il mio lavoro è finito, ci vediamo domani. Questa cosa la faccio domani. È ovvio, ci sono urgenze, le si gestisce, se sono urgenze, sono urgenze. Anche l'idea di che cos'è urgente cambia. Quanto pensi sia rilevante la conoscenza appunto del background dei team members per un leader e quanto un coach può aiutare in questo senso? Penso che la conoscenza in generale, sia della provenienza ma anche della vita dei tuoi team member sia fondamentale, no? Perché se sei un leader bravo che ci tiene, cerca anche di capire quali poi sono le motivazioni che spingono questa persona a venire tutti i giorni a lavorare e quindi cerchi comunque di conoscerlo a 360 gradi. E poi è importante, come dici te, anche perché questo ti serve e ti permette di creare una squadra vera e propria dove ognuno, in base ai propri punti di forza o debolezza, possa dare un contributo. Quindi se io so che ho persone diverse con provenienze diverse, magari cerco di farle lavorare anche in base a quello che so di loro, a quello che so che sono le loro abitudini, o le cose che sanno fare meglio, semplicemente. Quindi credo sia fondamentale. Il Ottimo, coach può servire nel momento in cui un leader non riesce a mettere insieme questa squadra perché non riesce o non capisce come far collaborare tutte queste differenze, che sono una forza in realtà, ma a volte se non sono gestite possono diventare una debolezza e certo. può essere il caos. Ok, nelle tue sessioni, perché prima hai anticipato un po', è ovvio, e dicevamo questo, no? Il coaching in maniera molto, forse anche semplificata, è cercare di fare delle domande ad hoc in modo che la persona dall'altra parte possa ragionare, possa capire effettivamente dove vogliamo andare a parare e trovi delle soluzioni. Tu Mhm. sei un po' come uno specchio, il cliente parla, 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 poi tu sbobbini utilizzando comunque le parole chiave corrette, cercando di interpretare in maniera giusta quello che sta dicendo in modo da farlo ragionare. Sì. Il feedback, che ruolo ha nel ruolo di un coach, nel lavoro di un coach? Il feedback è un elemento importante. Dare un feedback non significa dare un'opinione, ma anche qui è un restituire qualcosa che mi è stato detto in modo diverso. Quindi è Mhm. importante perché io ti posso dire quello che tu mi stai dicendo come risulta a me, che sono una persona esterna, quindi io dall'esterno ti posso dire questa cosa a me sembra così. Mhm. È sempre comunque un rispecchiamento, sempre un mirroring comunque. Però è un momento in cui io metto in discussione le tue idee, quindi il feedback serve un po' a quello. Ok, ok. Quando preparavamo, diciamo, questa intervista, questa call, intervista, insomma, un po' troppo rigida come, Non come, esagero. come forma,
questa chiacchierata. Accennavi a degli esercizi che tu anche, tra virgolette, lasci ai tuoi clienti da fare, esercizi che potete fare insieme, esercizi che possono fare anche soli per Sì. stimolare l'autoconsapevolezza. Sono Mm. queste le parole che hai usato. Ti va di suggerire qualcosa? Fammi pensare. Allora, un esercizio che faccio abbastanza di frequente, soprattutto nelle prime sessioni, è l'esercizio della value proposition. Mm. Do una matrice, io do, diciamo, anche un file, ma è una cosa che si può fare anche senza, dove sostanzialmente il coachee va a lavorare su quella che è la sua value proposition, cioè quali Mm. sono i tuoi valori che possono dare un beneficio ai tuoi clienti, dove per clienti intendiamo tutti i tuoi interlocutori, quindi nel caso di un team leader, gli interlocutori sono i team member oppure il suo manager o altri stakeholder, altri stakeholders dell'azienda, no? E quindi la value proposition ti permette di tirar fuori tutto ciò che è, tutto ciò che tu puoi veramente fare, la differenza che tu fai nel tuo lavoro quotidiano. Questo Ok, ti aiuta ovviamente a motivarti e sì, a cercare le tue risorse. Quindi le assolutamente risorse ce sì. ne hai perché nella tua vita hai fatto tante cose e sicuramente hai avuto anche tanti successi. Andiamo a pescare queste risorse del passato e a renderle disponibili a questa nuova sfida. Bello, molto bello, sì. È vero, anche perché spesso si ha questa abitudine e questo pensiero un po' schematico, no? Di dire, ok, questa è vita, questo è lavoro, sono due cose completamente distinte, quando invece no, comunque lo skill set è fatto da tutto e tante volte si imparano tante cose proprio perché le abbiamo vissute, le abbiamo sperimentate nella vita quotidiana, Esatto. anche quando nessuno ci diceva lo devi fare. Quindi è assolutamente valido e credo sia un'esercitazione che dovremmo fare un po' tutti ogni tanto, giusto per Sì, ricordarcelo. esatto, per fare un refresh, Esatto. un check-up dei nostri punti di forza. Esatto, esatto. Punti di forza che appunto poi possiamo utilizzare e che possono essere anche validi perché possiamo aiutare gli altri a vedere i loro punti di forza utilizzando quelli che sono i nostri e un po' facendo lo storytelling anche, no? Raccontando come abbiamo capito che quella era una nostra skill, come abbiamo capito che quello era il nostro punto di forza e l'abbiamo poi trasformata in una competenza valida al lavoro. Se tu guardassi indietro, Mhm. a tutta la tua carriera come sales manager, per esempio, Sì. se avessi avuto un coach già dall'inizio, pensi ci sarebbero stati, insomma, passaggi diversi, avresti affrontato determinate cose in maniera diversa? Quanto utile ti sarebbe potuto essere avere un'esperienza con un coach back Quanto then? l'avrei voluto. Sul comodino la mattina. Sì, sì. Sì, sicuramente, allora non so se la mia vita sarebbe andata diversamente, ma so che avrei affrontato magari alcune cose in maniera diversa, questo sì. E, e quindi ci sono stati dei passaggi della mia vita, appunto, soprattutto i grandi cambiamenti, no? Dove ho dovuto prendere delle decisioni importanti che comunque ho preso, ma se avessi avuto un coach l'avrei prese magari in maniera diversa, con Con più più, consapevolezza, con magari più a corpi... consapevolezza, Sì, brava, sì, esatto. sì. Sì, sì, no, ti capisco benissimo perché è stato proprio anche uno dei... io mi sono molto avvicinata al coaching negli ultimi anni, ho fatto un paio di corsi di formazione, giusto perché credo sia assolutamente rilevante e importante e anche io ho percepito che se avessi avuto un coach in passato magari avrei gestito le cose in maniera diversa. Probabilmente la mia vita sarebbe andata nello stesso modo, no? Soprattutto dal punto di vista lavorativo, però avrei probabilmente fatto le scelte in maniera diversa, più consapevole, senza farmi prendere dalla paura e quindi dalla fretta di prendere anche una decisione. Cos'altro vorresti dire a magari chi è curioso di scoprire questo mondo del business coaching o del coaching in generale, se c'è qualcos'altro che pensi non abbiamo toccato?
Allora, credo che abbiamo toccato più o meno tutti i punti. Quello che posso dire è che effettivamente il coaching, come dicevamo all'inizio, non è una cosa ancora ben conosciuta, approfondita, però effettivamente esiste, non è neanche una cosa particolarmente dispendiosa e penso che si possano avere solo benefici dal provare ad affiancarsi ad un coach. Come ci affianchiamo a te? Come ti troviamo, Francesca? Mm, Mi trovate su LinkedIn e mi trovate anche sul mio sito che è francescapaladini.it, molto semplicemente. Perfetto, e in ogni caso i link alle tue pagine sono in descrizione di questo video, così basta cliccare e poter parlare con te. Tu sei focalizzata sul coaching in italiano? Faccio coaching prevalentemente in italiano, sì, sì. Oppure anche faccio inglese e spagnolo, però in maniera abbastanza basica per internazionali, ecco. Ok, magari per aiutare un po' ad avvicinarsi a questo mondo, però Sì, appunto principalmente in italiano. italiano. Tu sei a Milano, Sì. lavori in presenza e anche online? Faccio soprattutto online, in presenza ogni tanto faccio delle sessioni di coaching walking, quindi camminando nei parchi, è una cosa che ho lanciato da poco e a chi lo fa lo apprezza molto perché effettivamente camminare, parlare funziona, Eh ha sì. un'efficacia notevole e quindi sì, comunque online principalmente. Ok, perfetto. Quindi insomma sei disponibile su tutto il territorio o anche internazionalmente. Ci sono vari italiani magari in ascolto che vivono Ah, all'estero, ma magari vogliono avere un confronto e capire un po' più di coaching, avvicinarsi al coaching parlando nella loro lingua, perché comunque capisco che possa essere diverso. Quindi perché no? Questo coaching walking sembra anche molto interessante, mettere insieme i due modi anche per liberare la mente, no? Si dice no. sempre fai una passeggiata e liberati la mente, quindi Mhm. ottimo, perfetto. Francesca, grazie mille del tuo tempo. Ripeto, tutte le informazioni per contattare Francesca sono in descrizione. Spero di aver aiutato un po' a capire le differenze tra un semplicemente parlare con qualcuno che può darti dei consigli e che cos'è il coaching e perché rivolgersi a un coach. Se avete domande, scrivetele nei commenti. Grazie ancora Francesca e a presto. Grazie Rossella, ciao a tutti. Ciao!